Ciao amico pescatore e benvenuto alla seconda puntata di Fantacombo. Benvenuto anche in casa mia. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Qual è la combo che valutiamo? Allora, partiamo dal presupposto che ho scelto una marca alla quale sono molto affezionato, perché quando ero bambino e mi capitava di avere un loro prodotto fra le mani, era un evento veramente importante. Ricordo ancora che quando mio fratello, che ha 10 anni più di me, si è laureato, i suoi amici hanno fatto colletta e gli hanno regalato un molinello di quella marca. Quel molinello, tutt'oggi funzionante, anche se l'è saltata la molla che chiude l'archetto, io l'ho usato, era un molinello è un molinello da surf casting ed è stato il mio primo molinello da spinning, perché io ho iniziato a pescare a spinning i serre barracuda con un molinello da surf casting e del nylon. Quindi si possono fare tante cose. Adesso ci sbagliamo un sacco, ma si possono fare tante 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 belle cose con dei materiali molto meno pregiati. Comunque, stiamo parlando di Shimano. Allora, io molinelli Shimano al momento attuale ne ho all'attivo 3. 3 perché se stasera dovessi andare a fare 2 lanci a bolognese mi porterei il molinello Shimano di mio fratello. Dovessi andare a spinning ho i 2 naschi. Molto bene. Però era troppo banale se io ti parlavo dei miei naschi. Perché se io dovessi valutare oggi una combo da light spinning, economica il giusto, prestazionale il giusto, quindi tutto quello che ci siamo detti, dai, nei primi video inutile che ripeto sempre, valuterei qualcosa che sia nero come il carbonio e blu come il mare. E nella gamma Shimano, nero come il carbonio e blu come il mare, c'è una linea entry level che merita attenzione, ovvero la Nexave. Stiamo parlando quindi di Shimano Nexave che andiamo subito a vedere molto 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 bene. Allora, parliamo di una canna da pesca abbastanza classica. Vieni qui vicino a me, vieni qui vicino a me. Parliamo di una canna da pesca abbastanza classica perché sostanzialmente copre tutti i parametri classici dello spinning, ovviamente in salsa light e ultralight. Abbiamo un bellissimo fusto col carbonio esposto, abbiamo un bellissimo anellino col doppio ponte sulla prima parte che compone la canna. E abbiamo poi una linea molto affusolata. Ora spero che si possa notare molto bene dalla foto. Abbiamo una conicità molto marcata, quindi mi aspetto un'azione molto regolare di questa canna da pesca. Mm? Vediamoci un po' anche le altre foto. Abbiamo un focus sulla placca di accoppiamento del mulinello, abbiamo una placca Shimano, abbiamo dei bellissimi richiami azzurri e anche questo fa decisamente la differenza perché l'occhio vuole sempre la sua parte. Mm? Poi proseguendo verso il manico troviamo un Eva sagomato quanto basta. Abbiamo ovviamente la classica trama trecciata di Shimano, molto molto bella. Abbiamo questo opaco con queste righe un po' più scure, un po' più marcate. Molto bello alla vista. È una bella canna. Se hai modo di andare in un negozio, nel tuo negozio di fiducia, e prenderla in mano, giochicchiarci un po', sentirai che risponde bene, cioè risponde bene già in negozio. In pesca purtroppo non l'ho mai provata, non l'ho mai testata, per questo è una di quelle combo che io tengo sott'occhio, perché prima o poi l'offerta al fine serie non ci starebbe male in rastrelliera. Allora, ci avviciniamo alle specifiche tecniche. Perché? Perché voglio fare il focus sulle grammature che mi interessano, poi vediamo un po' di spulciare le specifiche. Allora, saltano subito e immediatamente all'occhio
Shimano ci aiuta segnando la colonna potenza, dove leggiamo un ultra light, un medium light, un medium, medium heavy, medium light, medium heavy e vabbè, e così via. Se noi ci soffermiamo fra ultra light e light, ma anche medium light, vediamo che le grammature, quindi il cast weight, da un lato mi lasciano un po' perplesso, perché un medium light da 7,21 grammi per me non è un medium light. Oddio, no, non lo è. No, per me non è assolutamente un medium light. Come il light, partiamo dai 3 grammi per raggiungere i 14. Per me già questo potrebbe essere un light tendente al medium light, ma per come la intendo io ovviamente, non ovviamente per come la intende Shimano su questa sua serie di canne, evidentemente. Per me un light è quando ci fermiamo ai 10 grammi, alla possibilità di lanciare 10 grammi. Fra i 10 e i 15, 16, 17, parliamo di medium light spinning, oltre probabilmente siamo già in quelle fasce di cast weight che è oltre, stiamo già parlando di spinning centrale, già più possibile parlare di una canna che appunto parte dai 10 grammi a salire, o dai 14, 15, 16 grammi a salire verso i 28, 32, 35 grammi, ma anche 40, ad esempio qui vedo che abbiamo una 14, 42 grammi. Comunque, 3-14 grammi per il light, però largo un ultra light 1,7 grammi. E oggi voglio valutare con te questa canna da pesca. Perché ultimamente mi ha preso questa vena dell'ultra light. E un ultra light fatto bene ci mette in condizione di combattere ad armi pari, se sappiamo cosa stiamo facendo, al pari di una canna da pesca di uno scalino sopra. Quindi diciamo che, tolte condizioni meteo marine particolarmente avverse, io preferirei scendere con una 1,7 grammi piuttosto che una 3,14. Mi sentirei in pesca a poter lanciare fra gli 1 e i 7 grammi nel sottocosta e in scogliera a light spinning. Quindi tuffiamoci in questo ultra light spinning di casa Shimano targato Nexave. Allora, leggiamoci un po' quello che ci racconta il produttore. La gamma Nexave offre un'ampia varietà di modelli che si adattano quasi tutti ai moderni metodi di pesca a spinning e jigging. Prezzi si rivolgono ai pescatori di tutte le capacità, compresi i nuovi e più giovani. E qui già mettiamo non le mani avanti, ma le cose in chiaro. È molto importante perché una canna come questa io me la immagino abbastanza all round. Cosa vuol dire? Mi immagino una canna che risponda decisamente bene sia con i jig, con i minno, con le gomme, e mi fermerei qua e siamo in pesca senza andare a cercare problemi. Non ci andiamo a cercare problemi. Costruiti su grezzi full carbon, i modelli spinning si abbinano eccellentemente al molinello Nexave, e qui proprio è l'apoteosi per chi come me tiene ad avere lo stesso nome sulla canna e sul molinello, cosa che ad oggi in casa mia non è così in nessuna combo. Però ci tengo. La Nexave è un'ottima canna entry level per i pescatori inesperti o giovani. Cosa vuol dire? Che è una ciofeca? No. Vuol dire che probabilmente è più permissiva dove altre canne da pesca non lo sono. Probabilmente frustare in maniera non perfettamente controllata su una canna come queste non va a far svarionare il lancio. Su altre canne magari più rigide o con una flessibilità o un'elasticità tale da dare proprio un colpo di frusta di cimino per lanciare, allora magari in quel caso lì la stiamo veramente sottosfruttando. Quindi una canna di alta gamma vuole anche essere utilizzata come una canna di alta gamma, ma questo in una grandissima visione fatta proprio seduti al tavolo
con davanti un foglio A4 con le righe già segnate, una stilografica in mano. Quando siamo in pesca, siamo in pesca, siamo in mezzo al mare, rilassati e dobbiamo soltanto pensare a pescare. Mm. Quindi non facciamoci trarre in inganno da queste parole, eh. Se sei un pescatore che come me pesca da sempre, io non è che pesco da tanti anni, io pesco da sempre. Io sono nipote di pescatore, figlio di pescatore, fratello di pescatori, io pesco, punto. Non esiste che non valuto una canna come questa, ma non esisterà mai, per forza devo valutarla, perché ha tantissimi punti a suo favore. In primis, è bella, da vedere, da tenere in mano, ti trasmette sostanza, non ti trasmette un giocattolo che ti si smonta fra le mani. Da quella roba lì bisogna stare lontani, non certo da brand come Shimano. Allora, bla 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 bla, se state iniziando a pescare, se volete passare al livello successivo, ma vedi che mi anticipa. La leggo con voi per la prima volta perché è ovvio che ho già letto questa descrizione ben più di una volta, ma mesi fa. Differenza di se state iniziando a pescare, se volete passare al livello successivo o se siete già esperti ma volete sperimentare la pesca ai predatori con esca artificiale, la Save ha un'ottima scelta. A differenza di molte canne a basso costo, la Save è costruita con un grigio leggero in carbonio. Leggero in carbonio. Ha una cosmetica, azioni simili ai modelli molto più costosi. Come ti dicevo nell'altro video, le case produttrici si fanno i conti in tasca a loro, fanno i conti in tasca a noi, non sono sciocche, non sono insensibili al fatto che noi valutiamo soltanto un certo standard a salire. E noi quello standard lì lo vogliamo anche sulle entry level, perché se no prendiamo un'altra marca. Fine. Molto bene. E vi permetterà di ottenere il massimo dalla vostra azione di pesca, aumentando così il vostro divertimento, l'entusiasmo e il successo. Ma io perché adoro questa marca? Perché parliamo la stessa lingua. Con il suo sottile grigio e le finiture blu brillante, la Nexave è certamente attraente dal punto di vista visivo e nell'uso offre prestazioni spesso associate a modelli di prezzo medio. Vedi, loro lo sanno che ci stanno offrendo qualcosa di entry level, ma loro sanno che noi vogliamo avere quel qualcosa in più. La costruzione full carbon ha un'azione veloce per lo spinning, moderatamente veloce per il bite casting, che lancia molto bene, pur avendo l'indulgenza necessaria per combattere in sicurezza con predatori aggressivi, perché ovviamente il pesce là sotto il predatore se ne batte di quanto abbiamo speso o di che fascia di prezzo è la canna con cui stiamo pescando. Cioè, il giorno che tu hai non la fortuna, ma hai la giusta, servirebbe una parola come fortuna, ma che non c'entri nulla con la parte aleatoria della fortuna. Quando tu sei un pescatore che vai a cercare la tua preda nello spot dove pensi possa girare e poi la incontri e per fortuna, per caso, per destino, ma in realtà soltanto perché tu lì ci sei in quel momento, quindi sei stato un bravo pescatore che ha fatto le scelte giuste, con le tempistiche giuste, e la costanza di andare più volte durante queste parentesi che reputi giuste. E tu sotto i piedi ti trovi il branzino della vita, ti trovi 8 kg di branzino, ti trovi 10 kg di dentice, ti trovi il serra della vita, un barrasauro che è grosso come un pilone autostradale. E tu lì te la devi giocare, tu lì te la devi giocare. Vi assicuro che spezzare una canna è difficile. Pesci in canna, spezzare la canna è difficile. Se avete un buon trecciato, se fate un buon nodo, seppur sottostimato e regolate bene la frizione e riuscite a gestire le fughe, lì sì che vi servirà un pizzico di fortuna, perché se decide di imbucarsi fra gli scogli, voi lì potete farci poco. Ma se voi avete un artificiale giusto, con delle ancorette opportune che non si piegano come il burro, se voi avete fatto tutti i vostri calcoli per essere in pesca anche quando incontrerete il pesce della vita, dovete avere la certezza che quello che avete fra le mani vi aiuterà a portare a guadino quel pesce. Altrimenti non state pescando. Siete in balia di una canna di infima fattura, di un mulinello che non imbobbina bene e ve ne accorgete nel momento sbagliato.
siete in balia di un artificiale bello che assomiglia a quell'altro buono, ma io ho dovuto spendere un quinto. Quindi se gli O-ring poi sono burro e si aprono col pesce della vita, io non so se voi avete mai perso il pesce della vita. Io l'ho perso il mio pesce della vita, nel senso che il pesce più grosso che io abbia mai incannato l'ho perso sotto i piedi. Fa male? Sì, certo. Potevo fare qualcosa di diverso? Sì, decisamente. Potevo fare qualcosa di diverso, potevo gestirlo in modo diverso. La colpa non è stata della mia attrezzatura, ma mia. Comunque, con il suo grezzo sottile, bla 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 bla, questo li rende ideali per i pescatori inesperti che a volte hanno bisogno di un po' più di aiuto dalla canna. Ecco, è questo che intendevo dire. Serve che lo strumento ci venga incontro. Se facciamo un parallelismo, ad esempio, motociclistico, perché a me piacciono le moto anche, una moto super sportiva che quindi deve andare forte. Facciamo proprio semplice, deve andare forte in pista. Però poi quando la porti per strada non ti deve portarti ad ammazzare. Deve essere regolabile in maniera tale che te la cucci addosso, possibilmente senza cambiare pedane, seduta, semimanubri, ma regolando quello che già hai. E quindi sostanzialmente una canna da pesca fa lo stesso. Ti deve mettere a proprio agio, ti deve trasmettere la sensazione di essere padrone della tua azione di pesca. Questo è molto importante. Se voi trovate una canna da pesca con la quale vi trovate bene, ma che motivo avete di cambiarla? Ora, lasciate perdere ovviamente avere più combo per pescare in modi diversi, anche la stessa tecnica ma in modi diversi. Ma se vi siete comprati una bella combo da spinning centrale, punto, e vi ci trovate bene, è scontato che dopo 10 anni ci saranno canne decisamente migliori, ma valutate di non abbandonare la canna perché è vecchia se vi ci trovate bene. Ma questo è tutte le mie divagazioni che mi escono così, perché è quello che sto facendo io e quindi ti porto a te, alla tua attenzione, ma poi ovviamente possiamo anche usarle, usa e getta le canne, cioè lanciamo i soldi giù dalla finestra. Reni ideali per pescatori inesperti che a volte hanno bisogno di un po' più di aiuto dalla canna. Tutti i modelli sono dotati di anelli Seaguide XOG per una gestione della lenza senza problemi durante il lancio, manici VA, vabbè, il resto è storia. Sostanzialmente la descrizione cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo noi ti mettiamo in mano una canna da pesca che costa meno delle altre, ma ti assicuriamo che ha una qualità non biodegradabile, non ti si scioglie fra le mani. Ti assicuriamo che se incagni un bel pesce, giocatela perché te la puoi giocare. Ti assicuriamo che gli standard qualitativi sono i nostri Shimano, quindi se qualcosa vuol dire avere un nome, una fama, è in questo, è qui che dobbiamo vederlo, non è solo la canna da 600 euro che vediamo che è una bella canna, belin belino, vorrei vedere se ti do 600 euro mi do una canna, non una bella canna, anzi deve essere una gran bella canna, e che canna, altrimenti di cosa parliamo? Torniamo quindi a valutare le specifiche della nostra canna da ultralight 1,7 grammi. Intanto, sempre per completezza, diciamo che il codice prodotto è NEX61ULFE, dove UL immagino sia per ultralight, L light, ML medium, light e così via. Abbiamo una lunghezza totale di 1,85 m. Perfetto. Come dissi, perfetto. Va bene in torrente, va bene in fiume, va bene per iniziare in torrente, perché il torrente, dal mio punto di vista, è più quasi una religione, perché sei... Se la pesca in mare per me è essere io dinanzi alla natura, il torrente io mi sento avvolto, mi sento parte di un ecosistema e
il torrente, che è un sistema molto più chiuso del nostro mare, almeno come concezione personale. Diciamo che trovo il torrente un santuario, quindi ora stiamo parlando di ultralight spinning in mare, quindi lungo la costa, scogliere, spiagge, imboccature dei porti, all'interno dei porti dove è permesso, e questo deve essere chiaro, questo quando mi capita io te lo devo dire perché deve essere chiaro fin da subito. Abbiamo un'azione fast. L'azione fast è l'aspetto più importante che dovrebbe vedere un pescatore neofito, come anche un pescatore con molta esperienza, perché il pescatore con molta esperienza sa come gli piace pescare, sa come gli piace lanciare, sa qual è la risposta che vuole avere dalla canna da pesca in ogni circostanza, sia nel recupero, sia nel cercato, sia nella ferrata. Invece, un pescatore alle prime armi deve sostanzialmente avere il buon cuore di fidarsi di cosa gli si dice, noi pescatori che amiamo una tecnica in particolare. Secondo me, un'azione fast per chi inizia è migliore di un'azione extra fast perché è più morbida, più semplice, ma non è un'azione esageratamente morbida che potrebbe in alcuni casi, in alcune situazioni, non fruttare al 100%. Che però, ripeto, un grandissimo e bellissimo giro di parole, ma ricordiamoci che non siamo davanti a un foglio A4 con la nostra stilografica in mano, ma siamo in mare a pescare, a fare qualcosa che ci piace, che ci diverte. Abbiamo due sezioni, da chiusa 97 cm, e va bene, 84 grammi di peso contro i 93 di questa light spinning da 314, 93 grammi, mentre l'1.7 84, e questo secondo me è bellissimo. Questi 84 grammi sono pochi il giusto, perché abbiamo materiale leggero, abbiamo una canna leggera, quindi leggera vuol dire facile da controllare, vuol dire che molto probabilmente sposerà bene il nostro movimento di polso, molto probabilmente se teniamo la lenza in tiro e facciamo dei piccoli colpetti riusciamo a trasmettere il movimento all'esca, ma non nella prima mezz'ora in cui peschiamo, ma durante la sessione di 4 ore, 5 ore, 6 ore che ci spacchiamo di ultralight, perché becchiamo la bolla giusta e abboccano ogni 3 lanci, perché siamo in vacanza, in ferie e diciamo io dalle 6 del mattino alle 12 sparisco, mi fermo soltanto per bermi un sorso d'acqua, mangiare un panino, per il resto io sono sempre in pesca. Bellissimo, tra l'altro. Poi, cos'altro possiamo ricavare da questa tabella? Sistemaggio mulinello spinning, materiale del grezzo e costruzione full carbon, direi che va bene, è importante che lo scrivano perché esistono ancora canne in vetroresina che comunque non vanno in alcun modo denigrate, anzi ne parlerò, perché le canne in vetroresina non vanno denigrate, perché così lo decido io. Perché sì, a volte valutare una canna in vetroresina invece di un in carbonio può avere il suo perché. Quindi a questa bellissima canna da pesca nera e azzurra cosa andiamo ad abbinare se non lo Shimano Nexave FI nero-azzurro, bellissimo, e soprattutto, e soprattutto, e soprattutto, e soprattutto, non vedo né davanti né dietro né intorno quella levetta maledetta che tanti aggiungono. E qui cosa mi dici? Che l'hai tolta perché così abbiamo risparmiato per ingranaggi? Questo mulinello è molto bello, ha tantissime frecce al suo arco. È bello, punto, ma è bello andatelo a vedere cioè, alzati, vai nel tuo negozio di fiducia, trova il modo di tenerlo fra le mani e poi dimmi se non è bello. È di una marca ben nota, ben conosciuta, di cui ci si può fidare. I materiali al tatto non ti sembrano così tanto sul risparmio. Il risparmio qui probabilmente Shimano lo ha fatto su
un insieme di componentistiche, un insieme di progetto, un insieme di forme, un insieme di finiture, ma ha creato un bel mulinello, ha messo in piedi un bel mulinello. Prima di tutto qui ci leggiamo la specifica, che spero si sposi bene con quella della canna da pesca. Allora, il Neck Save combina un ottimo prezzo di partenza con un'attraente e moderna grafica nera e blu, rendendolo un eccellente mulinello per iniziare e avvicinarsi al mondo della pesca o migliorare la propria attrezzatura. Direi che siamo in linea. Si abbina anche perfettamente alla gamma di canne da spinning Neck Save, creando un'ottima combinazione per i pescatori che cercano un valore eccezionale. Molto bene. Anche se il Neck Save non è un mulinello costoso, infatti è notevolmente conveniente, questo non significa che non sia un grande performer. Se sei nuovo alla pesca o vuoi un secondo mulinello economico, anche qui apriamo una parentesi. Io di mulinelli da spinning al momento ne ho 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mi deve arrivare il settimo. Sono tutti di fascia opportuna, non dico alta, perché di fascia alta non ne ho nessuno, ma di fascia opportuna tutti. Avere un secondo mulinello che costa poco, con l'idea di fammi un po' provare questa tecnica. Mi si è rotto il mio mulinello, mi serve qualcosa, poca spesa, tanta resa e poi me lo rivendo e passo a qualcosa che concretamente mi piace. Vado in ferie, ho dimenticato l'attrezzatura a casa e quindi mi compro nel negozietto che trovo dove sono in vacanza un mulinello. Diciamo che se ti capita questo come ripiego, hai un buon ripiego e questo fa tanto. Se sei nuovo alla pesca o vuoi un secondo mulinello economico, sarai soddisfatto del Neck Save. Qualunque modello tu scelga, dal super piccolo 1000 fino al potente 5000, apprezzerai la fluidità dei mulinelli Shimano. Esatto, vedi, cioè si tira dietro tutto quell'insieme di proprietà che erano, l'insieme di proprietà, caratteristiche, soluzioni tecniche che erano sulla fascia media qualche anno fa e che prima ancora erano sulla fascia alta. È una sensazione di qualità che non si trova spesso ad un prezzo così basso ed è per questo che Neck Save è uno dei migliori mulinelli a basso prezzo disponibili. Ovviamente questo è vero, perché non sta scritto da nessuna parte che per pescare bisogna investire e spendere tanto. Io ti parlo sempre con quelle che sono le mie passioni perché così so di cosa parlo e ti metto, cioè voglio trasmetterti il fatto usando degli esempi di cui so cosa parlo. Se ti piace una moto super sportiva, una che ci dai del gas, ma io vorrei vedere chi ti consiglia di andare al risparmio, che ne so, sulle gomme, sui freni, ma non scherziamo, non comprarti una moto super sportiva, anzi, quasi devi godere che ti puoi permettere il lusso di spendere tanto per una moto super sportiva. Perché sì, punto, cioè, non... Invece nella pesca non sta scritto da nessuna parte che bisogna avere l'ultimo modello, o il modello di punta, o il modello più costoso. Ma perché? Perché il fine ultimo è pescare pesci. Se bastasse spendere tantissimo per pescare tantissimo, vi assicuro che malati come siamo, noi non avremmo 4 mulinelli, 4 canne, 3 combo diverse a fare self casting, spinning leggero, spinning medio, spinning ultra mega giga pesante, bollentino. Avremo soltanto una canna costosissima da shore jigging e il nostro target si chiamerebbe Dentice, Lecce Amia, Serra, Barracuda, Cernia Colossale, la Cernia Golia e basta. Fine. Punto. Ma siccome la pesca non è questo, e siccome a noi pescatori ci piace anche l'emozione, il relax, di aspettare i sugherelli che arrivano sotto costa, sempre più o meno in quella parentesi di tempo, e noi siamo lì che peschiamo già da un'ora.
perché dobbiamo trovare parcheggio, quindi ci andiamo prima sullo spot e siamo lì e noi lo sappiamo che conosciamo quello spot come le nostre tasche, lo sappiamo che non pescheremo niente per un'ora e lanceremo nel vuoto cosmico per un'ora, ma poi dopo un'ora, un minuto e mezzo secondo, lì feriamo e poi dopo altri 2 lanci feriamo di nuovo e se riusciamo a capire, a vedere i segnali, a seguire il banco, noi poi passiamo un'ora a pescare e a tirar su del pesce. Comunque, lì come mi è uscita la genovesità. Sostanzialmente a quello. Noi non dobbiamo pensare che dobbiamo spendere tantissimo per pescare, perché davvero, ripeto, ma sarebbe bellissimo dire, ho il mulinello da 1.000 euro, quindi io stasera vado a pescare qui sotto casa, nel mio amatissimo Mar Ligure, e tiro su le ricciole. C'ho la canna da 700 euro, è un fuscello in carbonio, resistente come un tir, che pesa 14 grammi, l'ho pagata 6.000 euro, però io ogni volta che lancio il mino in acqua tiro su una ricciola. Benini, spendo subito 6.000 euro. Più 1.000 di mulinello. Se ogni lancio faccio su un pesce. O faccio un pesce ogni volta che vado a pescare. Perché è facile prenderli quando ce n'è. Già, prenderli quando non ce n'è. O quando ci sono i maledetti e non mangiano. Quindi non fossilizziamoci mai sul concetto di più spendo, meglio è. È una cagata colossale. Se stai spendendo troppo per la tua passione, cioè tanto va bene, tanto tutti noi pescatori spendiamo tanto, arriviamo a spendere tanto, ma troppo è proprio sbagliato. I suoi 3 cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile schermati, più un cuscinetto a rulli aggiuntivo, assicurano che il mulinello funzioni senza problemi. Anche quando è sotto pressione e la frizione è facilmente regolabile e può comodamente affrontare pesci più grandi del previsto. Basta. Mi sono entrati nel cervello, hanno estrapolato le mie idee e le hanno messe qua, nero su bianco. Perché può capitare, ovviamente. Ripeto, al pesce che nuota là sotto non gliene frega nulla di quanto abbiamo speso per il mulinello. Siamo noi che diamo valore alle cose, siamo noi che diamo valore a questo piuttosto che a questo. Vedete come sono diversi? Però ognuno ha il suo perché e il suo per come. E null'altro, non serve altro da leggere. Qua sotto ovviamente puoi benissimo spulciare da solo la riga di tecnologie che sfoggia. 2. RC Spool e G Free Body. Comunque non abbiamo nessun problema a dire che questa ha una gran bella combo. Vediamo un po' ai prezzi. Cosa mi costa questa combo? Allora, andiamo a vedere, dovessi comprare oggi, quindi a fine luglio, una Shimano Next Save. Ora mi focalizzo sulla Ultralight, perché secondo me la Ultralight è il modello giusto. Ovviamente, scusami, non ho letto il resto delle specifiche del mulinello. Ovviamente qui si parla di 1000, 2005, 2005, 2005, 3000. Fermi tutti. Ci fermiamo al 1000 subito. Subito. 220 grammi. 220 grammi sono tanti. Non sono troppi, ma sono tanti. Ma non sono troppi. Ma noi vogliamo anche spendere il giusto. Se voi non riuscite a tenere per tutta una pescata 90 grammi di canna da pesca e 2 etti e 20 di grammi di mulinello, andate in palestra, fatevi un mese di palestra e poi tornate in pesca. L'importante è che sia ben bilanciata la canna, che non vi affatichi durante il lancio, ma voglio sperare che questo non sia un vostro problema. Personalmente non lo sarebbe. Ti ricordo che io andavo a fare spinning con un mulo da surfcasting, E lì il mulo da surfcasting non è che te lo vendevano come il più leggero mulinello del mondo di, 25 anni fa, una roba così. Vabbè,
Abbiamo un max drag di 7 libbre, infatti mi sembra molto tanto, quindi 3 kg e tanto basta. Abbiamo un rapporto di recupero di 5 tondi tondi. Altre informazioni utili: 66 cm di recupero per ogni mano vellata, e anche qui sono tutti valori che a noi importa meno di 0 e boom. Quindi no, scusate, cioè, scusami, sono andato un po' oltre, ma ci avevo dato occhio prima e mi sono trovato davanti 1, 2, 3 diversi 2005, poi si sbalza subito a 2 versioni 3000 e ho dato per scontato che sulla canna più leggera della gamma vale ad associare il mulinello della stessa famiglia, il più leggero della gamma, ovviamente. Già se dovessimo valutare la canna da light, quindi la 314, già sulla 314, che per me inizia ad essere un light volto, rivolto, che guarda a un medium light spinning, allora lì sì che ti direi 2005, la versione HGFI pesa 250 grammi come la versione FI. Dov'è la differenza? Che uno ha un rapporto di recupero di 5, l'altro di 6.2. A me piace avere monelli veloci, quindi prenderei la versione da 6,2, 6.2 come rapporto di velocità di recupero, e la finisco lì su quell'altra canna. Comunque, torniamo a noi. Abbiamo la mano Nixave e vediamo che i prezzi che ci compaiono vanno dai 50 euro, c'è un po' di tutto, 52, diciamo che con 50 euro, quindi come al solito 10 euro in più o 10 euro in meno se troviamo l'offerta, comunque 50 euro e abbiamo una gran bella canna da pesca. Se poi un entry level, se tu che mi guardi sei un pescatore in erba o vuoi diventare un pescatore e non hai ancora una canna da spinning, cioè, ma devi solo che godere che con solo 50 euro ti porti a casa una canna da pesca così bella. Ai miei tempi, una canna da pesca così bella costava già, non c'erano tutti questi entry level. Se invece parliamo del mulinello, qui parliamo di 40 euro. Leggo addirittura un 36. Ora, non entro nei siti perché lascio un po' il tempo che trovo, ognuno deve fare le sue ricerche. Io leggo proprio i prezzi, abbiamo un 36, 39, 38,50, 47. Quindi mi aspetto che un 68, che fra i 40 e i 70 euro c'è racchiusa tutta la gamma che va dal 1000 al 5000. Mi aspetto questo, sostanzialmente. Vuol dire che noi con 100-150 euro siamo in pesca ed è stupendo. Abbiamo fra le mani una gran bella combo, alla vista molto 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 entusiasmante, perché i colori sono davvero, davvero interessanti, sono belli, sono i colori del mare. E niente, questa è una di quelle combo che io spesso guardo quando ci sono i periodi di offerte su un po' tutti i siti. Mi capita spesso di vedere e di cercare la Nixave, ma anche sui siti dei miei negozi di fiducia, quelli dei quali mi rifornisco. E mi capita spesso di... ma anche solo per seguire l'andamento di mercato, vedere, ah guarda, si sta abbassando. Chissà, magari. Sostanzialmente col prezzo di un paio di serate in pizzeria vi portate a casa una nuova combo o la vostra prima combo. Magari vi fa venire anche voglia di pescare, valutare una combo come anche quella della scorsa puntata e sicuramente della prossima, che ti invito già a guardare. Una bella canna da pesca. E il mulinello, ragazzi, mi piace tanto perché fa quello che deve fare un mulinello entry level. Gli hanno i pescatori di esperienza. Comunque trasmette qualcosa.
trasmette. Poi uno può essere più abituato, più... ecco, no, non più abituato. Ognuno di noi potrebbe essere un po' più abituato a una qualità decisamente più alta e quindi gli cade l'occhio sui difetti, ma bisogna anche imparare a soffermarsi sui pregi di un prodotto. Ci si potrebbe soffermare sul corpo nero, la bobina nera e blu, però poi abbiamo l'archetto argentato, la manopola argentata, il retro argentato, potrebbero sembrare un po' dei colori un po' così della serie perché non hanno fatto tutto nero. Ma questa è stata la scelta, probabilmente per produrlo in questo modo hanno deciso questa via. Comunque, il prodotto questo è. Io l'unica cosa che cambierei a questo bellissimo mulinello, come al solito, è il pomello, il knob. Perché a me i pomelli a T non piacciono. Trovo molto più funzionale quello sferico. Ma io sui miei mulinelli non lo cambio perché è più funzionale, lo cambio perché mi piace di più quello tondo. E la pesca deve essere fatta anche di questo. È un fantoccio, avere una canna da pesca che ci parla, che lavoriamo in un angolo e ci fa venire voglia di essere in pesca. Non è altro che un fantoccio, noi lì dentro mettiamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni e per questo ci affezioniamo molto alla nostra attrezzatura perché è davvero un fantoccio. Noi riempiamo questo oggetto delle nostre aspettative, della nostra idea della ferrata del pesce della vita e avere un prodotto come questo, stessa marca, stessa famiglia, stessi colori, stessa qualità costruttiva, perché anche questo è importante. Se vogliamo domani analizzare delle combo, e lo farò, delle combo, ma veramente di sostanza, lì di aspettative ce ne mettiamo un sacco. Se siamo disposti a spendere tanto, non troppo, tanto sì, troppo no. Comunque, un pescatore come me, che ha deciso di orientarsi verso la pesca leggera e ultraleggera a spinning, apprezza molto 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 di più questo tipo di combo che quelle molto 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 costose. Cioè non rimango affascinato dal top di gamma, dal top del top, rimango affascinato più da questo settore. Poi sogno entrambe e lì finiscono i giochi. Beh, direi che abbiamo visto un po' tutto quello che dovevamo vedere. Ti invito, se hai seguito fin qui, intanto ti ringrazio e spero che ti piacciono queste chiacchierate che imbastisco così. In questo momento non siamo in pesca, non siamo sullo spot, però mi piace parlare di pesca. Vedo che abbiamo fatto oltre 40 minuti di chiacchierata. Se sei arrivato fin qui, ovviamente lasciami un commento se hai qualcosa da commentare, se ti fa piacere, ovviamente iscriviti al mio canale, a me fa molto piacere. Puoi anche utilizzare la parte della community dove puoi postare ad esempio le tue catture, la tua attrezzatura, insomma. Se vuoi, se hai voglia di colloquiare con questa piccola community di pescatori appassionati che mi sta seguendo e che segue le mie eroiche gesta sugli spot liguri dove non c'è pesce, ci sono solo foresti. Non c'è pesce e ci sono tanti, troppi foresti. Ma vabbè, l'estate passa e noi poi torneremo a pescare. Io non so se hai notato che sto pescando molto meno, nonostante ho sempre il mare qua fuori, ma ovviamente ho i miei motivi. Uno dei quali è... ne parliamo un'altra volta. Detto questo, ciao e alla prossima!